Ciao a tutti e bentornati in un altro tutorial con Serena Palliria. Dunque, per chi non avesse mai seguito i miei tutorial, oggi parleremo ancora dell'uncinetto tunisino, del punto rovescio, quello che lavorando a maglia si chiama punto rovescio. Dunque, un piccolo riassunto, come ho detto, per chi non avesse mai visto uncinetto tunisino o non avesse visto i miei tutorial. Io uso fare questi riassunti perché non tutti seguono tutti i tutorial che uno fa. Dunque, questo è un uncinetto normale, classico, e questo è un uncinetto tunisino. Come potete vedere sono identici, due uncinetti. E questo è un ferro per lavorare a maglia. Anche questi sono quasi identici, come vedete. Dunque, l'uncinetto tunisino è un uncinetto in tutti gli effetti, ma è anche un ferro perché è lungo come un ferro, per lavorare a maglia. Ha questo tappo qui che serve per contenere le maglie, perché in effetti lavorando all'uncinetto tunisino in uno dei passi, così si chiamano passi, il passo andata, i punti rimangono sull'uncinetto, esattamente come con i punti quando lavoriamo a maglia, che li teniamo sul ferro. Dunque, oltre ciò, questi due campioncini, se li vedete, sono identici, e il punto rovescio quello che chiamiamo lavorando a maglia il punto rovescio. Non ci sono grandi differenze, però sono stati lavorati con due tecniche diverse. In effetti, se notate qui, il bordo da questo lato è più regolare. Questo perché il passo ritorno è stato lavorato leggermente in un altro modo. E ancora ho un altro campioncino del punto dritto, in questo caso, che non c'entra con il tutorial di oggi, solo per farvi vedere. Come avrete notato, lavorando all'uncinetto tunisino, i bordi in alto e in basso tendono a girare un po' leggermente, così, ad arrotolarsi. Allora, questo effetto si aggiusta se andate a cucire, poi a unire i pezzi che state facendo, ma se lavorate in un qualsiasi punto semplice o punto dritto all'uncinetto tunisino, iniziando e terminando con una o due righe di maglia di punto rovescio, vedete, non avrete questa curvatura, diciamo. Iniziamo. Dunque, andiamo ad avviare le maglie. Lo facciamo come lo facciamo con l'uncinetto classico, cioè il capietto iniziale e un numero di catenelle di cui voi avete bisogno. Non c'è bisogno di un multiplo, pari, dispari, eccetera. Quindi avviamo una catenella di base con il numero di catenelle di cui voi avete bisogno. Dunque, non farò tutti i passaggi per dettaglio come ho fatto in altri video. Per chi non sapesse come si fanno alcuni dettagli, alcuni punti, durante e alla fine di questo video troverete i relativi video, i link dei relativi video. Dunque, alla seconda catenella puntiamo l'uncinetto e carichiamo
la maglia sull'asola sull'uncinetto e così via da ora in poi per tutta, fino a terminare le catenelle. Inseriamo l'uncinetto nella catenella e portiamo il filo sull'uncinetto, lo teniamo sull'uncinetto. E abbiamo terminato il passo andata, perché come ho già detto ci sono 2 passi, ogni riga ha 2 passi, passo andata e passo ritorno, e il passo ritorno è sempre lo stesso per tutti i punti, un gettato e passiamo il filo attraverso la prima asola che sempre viene lavorata da sola, e da ora in poi tutte le altre asole le lavoriamo 2 a 2, un gettato e passiamo l'uncinetto attraverso 2 asole, un gettato e passiamo l'uncinetto attraverso le 2 asole e così via fino a terminare i punti. E le ultime 2 asole e siamo rimasti con un'asola sull'uncinetto. Adesso iniziamo a fare il punto rovescio. Per fare il punto rovescio, per realizzare il punto rovescio all'uncinetto tunisino, passiamo il filo qui davanti, non lavoriamo la prima asola come sempre, portiamo il filo davanti e inseriamo l'uncinetto sotto la seconda asola, passiamo il filo, poi lo portiamo indietro e facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso l'asola e la teniamo sull'uncinetto. Dunque ancora filo davanti, uncinetto sotto l'asola verticale successiva, passiamo il filo qui sotto e così poi facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso l'asola, ed ecco il punto. Vedete queste gobette qua si stanno già creando. Dunque filo avanti all'uncinetto, qui uncinetto sotto l'asola qua, passiamo il filo qui sotto, facciamo un giro e passiamo il filo sotto l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora filo avanti, passiamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, portiamo il filo, facciamo fare un giro qui dell'uncinetto e poi, perché in realtà questo è un gettato, e passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto, ed ecco l'altra asola. Vedete come si stanno creando le nostre asole. Ancora filo davanti all'uncinetto, qui passiamo l'uncinetto sotto questa asola verticale, portiamo il filo qui dietro, il gettato è questo insomma, e passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Continuiamo a tenere le asole sull'uncinetto. Allora filo avanti, ancora portiamo il filo qui davanti, passiamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, portiamo poi il filo qui dietro e facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora filo avanti, passiamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, spostiamo il filo e facciamo il gettato, si chiama gettato da dietro, perché poi vedrete c'è pure il gettato avanti, e così passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora filo davanti all'uncinetto, inseriamo l'uncinetto sotto l'asola,
trova qui davanti, l'asola verticale, passiamo il filo qui e facciamo girare attorno all'uncinetto e passiamo poi il filo attraverso l'asola. Ancora filo avanti, passiamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, spostiamo il filo, in questo modo facciamo un gettato e passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto e terminiamo lavorando queste due asole laterali come sappiamo fare normalmente. Il giro di ritorno è sempre lo stesso, come abbiamo detto, un gettato e passiamo il filo attraverso una sola asola, un gettato e passiamo il filo attraverso le due asole, un gettato e passiamo il filo attraverso le altre due asole e così via. Lavoriamo le asole 2 a 2 fino a terminare a lavorare tutte le maglie che abbiamo sull'uncinetto. Dunque, adesso passo in questo giallo per farvi vedere meglio le maglie. Dunque, non lavoriamo la prima maglia, portiamo il filo avanti, inseriamo l'uncinetto sotto la seconda asola verticale, portiamo sotto così e poi giriamo l'uncinetto così e lo passiamo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora asola avanti, inseriamo l'uncinetto sotto l'asola verticale qui, spostiamo il filo, lo portiamo qui, questo è un gettato in pratica, e lo passiamo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora, facciamo ancora insieme, filo avanti, asola verticale successiva, passiamo il filo dalla parte dietro in questo modo e in questo modo poi facciamo il gettato e passiamo il filo attraverso l'asola che abbiamo sull'uncinetto. Ancora portiamo il filo avanti, inseriamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, prendiamo il filo, lo portiamo dietro e facciamo un gettato, filo avanti, inseriamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, portiamo il filo dietro e facciamo un gettato, filo avanti, inseriamo l'uncinetto sotto l'asola verticale, spostiamo il filo, lo portiamo dietro e facciamo un gettato. Ancora una volta, filo avanti, passiamo l'uncinetto sotto l'asola verticale e riportiamo dietro il filo e adesso facciamo un gettato normale e adesso chiudiamo la riga andata lavorando queste due asole verticali e di nuovo un gettato, passiamo il filo attraverso un'asola e poi un gettato e passiamo il filo attraverso due asole per il resto del lavoro. Spero di esservi stata utile, grazie per essere stati con me, fino alla prossima volta, ciao ciao.